Ciao, io sono Dan e bentornati sul canale. Il modello è quello sotto, Flux 1 Dev Safe Tensor. Questo serve per fare l'elaborazione delle immagini più leggere. Tu calcola che c'è FP32, FP16, FP8, adesso stanno facendo l'FP4. Abbiamo tutte le versioni quantizzate della Dev. Per esempio, il Q8 viene spesso confrontato con l'FP16. Poi abbiamo bisogno delle altre due cose che ti dicevo prima, i due clip. Qua se andiamo nella cartella VAE, abbiamo il VAE. Perciò abbiamo tutto quello che ci serve e vediamo dove metterlo, in che cartelle. Non te lo vedo lo stesso, per un motivo, che noi abbiamo caricato il GUF. È necessario avere il loader per i GUF. Fai il primo. Perfetto, eccolo lì. Con il... Ce lo vede già. Se vuoi unirli insieme, li selezioni ancora, fai tasto destro nel vuoto e fai Add Group for Select Nodes. Tu hai idea di cos'è il prompt, giusto? No, e tu mi ascolti senza dire niente. Vabbè, io... Fai Install Missing Custom Nodes e arriviamo al fulcro. Questo è quello che viene chiamato il K-Sampler. Scendi giù, la latent, come dicevo prima, è questo spazio vuoto, una tela di un dipinto che lui deve riempire. Io ho fatto in questi due modi, cioè o glielo scrivi tu la risoluzione e l'altezza, oppure usi questo menu che ti semplifica la vita. Che però non è il 1200 che mi dicevi. No, se tu schiacci il menu ti fa scegliere e scegli, sono le stesse prima in orizzontale e poi in verticale. Ok, dipende come lo voglio. Esatto, adesso in questo caso è 896x1152, quindi ti fa una roba più verticale. Sì. Una volta che scegli la risoluzione gli dici da che immagine deve partire, cioè lui parte da questo box vuoto e poi parte col prompt e fa tutta l'elaborazione. Torna su, questi dati qua cosa sono? Zoom in più. Allora abbiamo il SID, che è praticamente il codice che identifica questa immagine. Questa immagine con questo SID e con questi valori, se la rielabori nuovamente nello stesso modo ti verrà uguale. È un codice univoco? Sì, è un codice univoco delle immagini. Per quale immagine? Però questo codice univoco si unisce a tutti gli altri valori che metti. Non basta solo il codice, devi rifare tutta la stessa cosa che hai fatto. Ma dietro questo codice ci sono salvate tutte le impostazioni? No. Cosa puoi fare tu? Una volta che hai trovato l'immagine che ti piace, sì, fai ok. Se tu gli dici invece che randomize, gli dici fixed, sì, e gli rimetti lo stesso SID, puoi andare a cercare di variare quell'immagine. Ok. Questo è utile se tu hai fatto una generazione e hai l'immagine da parte, o comunque il workflow. Se tu rimetti le stesse cose, fai genera, ti ricrea la stessa cosa. Ah, ok. Se invece lasci come di base randomize, ogni volta che generi cambia il seed e può tornare utile cambiare il seed se vedi che non ti sta cambiando tanto l'immagine, allora inizi a modificare a te a mano. Ma lo metto io casualmente? Sì, qualsiasi cosa può andare bene, sì. Ma è un numero casuale che metto io? Sì. Lui ti dà questo numero così, sì. Poi in realtà io sto semplificando tanto, c'è tutta una motivazione dietro il seed. Vabbè, sì. E dietro il numero che ti dà poi diventa troppo complessa la cosa. Abbiamo gli step. Gli step per Flux 1 Dev consigliano da 20 in su. Io mi trovo bene a 40, però non è detto che sia per tutti. Step vuol dire... Lo step significa quante volte verrà processata l'immagine, per quanti step. Più ne metto, più assorbirà... Fino a un certo punto, perché poi diventa inutile. 20 è il numero che consigliano loro, sì. 40 io vedo che fa un ottimo lavoro, ma se metto 150 non ha senso, perché diventa esageratamente troppo. E non ogni modello, esatto, ogni modello ha il suo range di step. C'è un range in cui va bene, sotto ti fa cose brutte, sopra non c'è più tanta differenza, inizi a perdere tempo e basta. Ma gli step sono legati a quanti dettagli io metto nella descrizione del prompt? No, è quanto ti fa bene lui l'immagine poi dopo. Per esempio Snell, per andare bene, non chiede 20 step ma chiede 8 step, se non ricordo male, perché è turbo. Con 8 step fa molto più veloce, però ha meno dettagli. Ma in base alla lunghezza del prompt che io metto, più cose gli dico di mettere in quell'immagine? Devo settare diversamente queste cose? Il prompt non ha influenza, anzi devi metterlo più descrittivo possibile. Ah, ok. Più lo fai descrittivo e più è contento lui di avere dettagli, però... Quindi queste le tengo un po' di base, queste impostazioni? Queste
sì, però come sempre tutti questi valori si possono modificare. Ok. Perché 40 step sono tanti. Potrebbe essere che uno ci mette tanto a elaborarli. 20 invece è già più, come si dice, affordabile, no? Portabile. È più semplice farli andare. Allora, il CFG è teoricamente quanto sta attaccato al prompt, però non è che se metti 150 ti fa una cosa perfetta. Flux lo vuole a 1 e quindi a 1 devi tenerlo. C'è una scala? Cioè, nel senso, c'è un minimo massimo? Con altri modelli sì, perché tipo con Stable Diffusion XL potevi variare da 7 a farlo a 6 in base all'immagine che facevi. Invece Flux va a 1 e quindi devi tenerlo a 1. Ok. Siccome Flux al momento è il modello di riferimento per fare le immagini, è inutile parlare di come variare il CFG, però altri modelli potrebbero avere un range di CFG. Dipende tutto dal modello e queste cose ve le dicono dove scaricate il modello. Se avete un modello che tipo fa i video, magari potrebbe essere che ha un CFG di 6 forse. È tutto legato al modello in sé. Il sampler name e lo scheduler sono come lui andrà a elaborare queste immagini, i modelli con cui lavorerà. Il sampler name io ultimamente uso Days e come scheduler metto Simple, ma si possono cambiare se tu clicchi sopra. Non tutti funzionano allo stesso modo e non tutti sono compatibili con Flux o con tutti i modelli. Potrebbe essere che alcuni hanno dei risultati migliori, altri hanno dei risultati peggiori, ma per saperlo devi provarli. Alle volte non cambia assolutamente niente. Tipo uno recente è RS Multistep che usavo con un U1 video, però vi dico con questo qui Days, anche se vai su scheduler, Days? sì, quello che c'è già, e Simple. Poi potete mettere anche Beta che andava bene o SG Uniform se non ricordo male, per sapere le differenze. Alcuni fanno dei grafici con tutti i cambiamenti che ci sono cambiando sampler name e scheduler, ma fate prima a testarli voi. Quindi queste cose le posso un po' sperimentare io? Sì. Nella peggiore delle ipotesi ti viene un'immagine strana, scura, con dei difetti. A quel punto vuol dire che non gli piace o il sampler name o lo scheduler. Io consiglio sempre, se fai dei cambiamenti, un campo alla volta. Vedo cosa esce, vedo come elabora. Esatto, se cambi il flux guidance, gli step, il CFG, sempre poi elabori e dici, non sai mai cosa hai toccato. Qual è il campo che non gli va bene? Beh sì, giustamente. Uno alla volta. Esatto, il denoise quando si fa l'immagine partendo dalla latent è sempre 1, perché il denoise servirebbe se tu parti da un'immagine. Se parti da un'immagine e gliela vuoi far cambiare, puoi fare questa cosa, cioè invece che uscire come latent fai come un processo diverso. Ti faccio vedere. Allora, scendi giù, fai un doppio clic qua, scrivi vai encode. Ok, quello che ti dicevo prima, noi partiamo da una tela bianca che è la latent e gli diciamo ok, devi farmi questa cosa col prompt, quindi genera rumore fino ad arrivare a un'immagine che poi viene decodificata dal by decodificata. Sì. Ma lui, se deve partire da un'immagine, non può partire dalla tela vuota, deve partire da un'immagine che trasforma il rumore. Vai in code, fa questo. La latent andrà messa sempre la latent e quindi sostituisce questa parte qua. In uscita da qua? In entrata da qua latent diventa latent di là, così. Mentre di qua gli devi collegare questo collegamento. Esatto, perché lui non parte più da un foglio bianco ma parte da un'immagine. Il VAE lo devi collegare al VAE iniziale. Come faccio adesso a recuperare? Fai zoom out Per spostarmi? Non posso spostarmi no, così. Non puoi, questa cosa non la fa fare. Ok. Lo fai a reroute qui, lo porti là. E tutto il collegamento lo perdo? No, fallo dal reroute. Giusto, dalla ciabatta di prima. Per questi uso questi reroute, perché così almeno se devi fare così. Ok, mettilo un po' più in qua. Zoomalo. Adesso da pixel tiralo di là. È vero, perché se tu mi ci lasci nel vuoto mi fa un nuovo. Esatto. E lui ti consiglia cosa? Quello che ci serve è il load image. E lui fa sempre questo scarabocchio che piace tanto. Qua possiamo fare upload e caricare un'immagine, perché adesso non la stiamo caricando. La quale partirà. Esatto. Cosa dobbiamo ricordarci però? Il formato. La risoluzione, perché qua non puoi caricare una foto da 4000x4000. Beh sì, deve essere uguale a quella risoluzione che stiamo usando. Devi andare con quelle risoluzioni lì, che comunque gli piacciono a lui. Quindi o modifico la risoluzione qua in base all'immagine che carico, o carico un'immagine con quella risoluzione. No, questo non lo guarda più, perché adesso non stiamo più facendo la latent vuota. Ok. Lui la risoluzione la prende da qua. Ma devo caricare un'immagine che è già sistemata. Apri un'immagine, la sistemi in un programma di editing, gli dai la risoluzione che vada bene lì. Ok, quindi e la carichi già fatta, esatto. Okay. O se no, cerchi un nodo, perché ci sono, che ti sistema la risoluzione quando carichi l'immagine. Ottimo saperlo questo. La filosofia di ConfUI è, prima di tutto, esiste un nodo
che mi fa questa cosa e lo cerchi, quasi sicuramente c'è. A questo posso punto abbassare la risoluzione ma anche alzarla? Cioè se carico un'immagine con una risoluzione bassa? sì, perché c'è l'upscale qua che ti fa fare queste cose. Ok. Allora, fatto questo, torna dove si elabora l'immagine e quell'ultimo campo che vedevamo prima, zooma tanto qua, è il denoise. Sì. Il denoise è praticamente quanto andrà lui a interferire con l'immagine originale. Se lo lasciamo a 1, lui dell'immagine originale non gli frega niente, ti fa una cosa nuova completamente. Se lo metti a 0.10 terrà tantissimo l'immagine originale, ti modificherà pochissimo, metterà qualcosa in più. Quindi il range è compreso tra? In range buono dipende da quanto tu vuoi modificare l'immagine. Ma il minimo e massimo quant'è? Il minimo 1 è massimo. Massimo è 1 e 0 è il minimo, non tocca la foto. Deve essere compreso tra 0 e 1. Esatto. Per esempio se metti 0.5 ti fa una buona via di mezzo. Ora in questo caso non ci serve più questo, rimetti la latent come era prima, non gli frega nulla che quel nodo rimane scollegato, ti farà un errore, diventerà rosso. Sì, ad esempio queste modifiche che ho appena fatto, sì. Se non voglio stare a cancellarle tutte, c'è un pulsante per tornare indietro? Il tornare indietro in ConfUI è un po'... non c'è un c'è, passi. C'è se lo fai subito, ma spesso non la prende neanche questa cosa. Ok, quindi conviene che... No. Non fare domande scomode. Allora, quindi no, ma lasciale pure. Ecco, in questo caso se facciamo su ma qui mi piglia perché ok. Però è pericoloso questo CTRL Z, perché alle volte mi ha recuperato delle cose che avevo fatto prima dell'ultima cosa che avevo fatto, quindi devi fare attenzione che non ti abbia toccato il resto. Allora, se fai subito il CTRL Z sì, se invece fai altre cose, vuoi tornare indietro di tanto, diventa pericoloso. Quindi non fa. In questo caso collega la latent. Questo rimane scollegato, ti segnerà che non è collegato, ma te ne freghi, non succede niente. Tanto finisce comunque. Finisce lì nel vuoto. Lui fa l'elaborazione in questo spazio. Sì. Finita l'elaborazione non può darti subito l'immagine, perché lui non esce come image, vedi che esce come latent, zoom bene. Lui esce come latent e ha bisogno di tradurlo in modo tale che noi possiamo vederlo. Quindi questa qua del VAE corrispondeva al VAE che abbiamo fatto prima. Esatto. Questo è il decodifica. Io lo metto come tiled perché ottimizza un po' le risorse in questo modo. Ci sarebbe anche normale. Tiled lo fa a piastrelle, sarebbe. Cioè divide l'immagine in piastrelline e te le elabora poco alla volta. Non tutte insieme. Esatto. Invece di fare un boom tutto insieme che potrebbe rallentare. Poi dipende dalle risoluzioni, dal modello dato a scheda video, tutto. Però ogni piastrella è connessa a quell'altro per capire l'immagine. Esatto. Lui fa un po' un tagliandino alla volta e questo ottimizza un pochettino. Fatto questo, le risorse della scheda video ottimizza. Fatto questo, io nei miei workflow metto la preview e salva l'immagine in ConfUI. E te la trovi dove? Devo imparare a non toccare queste cose. No, ma questo lo faccio anch'io sempre perché non rimangono fissi. In realtà li puoi bloccare. Sì, perché è scomodo così. Se fai tasto destro, pin. Se fai pin non si muovono più. Molto meglio, se no era tutto un continuare. Se vai nella cartella di ConfUI, ok, qua, se vai in output, qua è dove ti salverà tutti gli output ConfUI, li butta qui. Quando fai una generazione, in questa cartella troverai le cose che ti servono. Se sali su di una, input, tutte le immagini che carichi vengono messe qua. E questo dannato scarabocchio lo ricrea ogni volta. Quindi puoi anche cancellarlo. Perciò se tu tornerà sempre. Se tu continui a caricare immagini in input e non ti ricordi di questa cartella, avrai questa cartella piena di immagini, perché non le cancella lui. Ok. Ora, per elaborare si fa in un modo solo. Torna su ConfUI ed è il tasto QI, cioè metti in coda. Se tu fai il tastino a fianco, qua si può fare in alcuni modi, cioè che non è quando schiacci tu ma che parte in automatico e continua a farlo, oppure quando fai qualche cambiamento, però questo dipende da che workflow stai utilizzando. In generale si usa QI e va avanti così tranquillamente. Invece di partire subito a provare, vediamo il prompt. Sì. Sì, perché almeno capire cosa usare qualunque parola, qualunque cosa, in qualunque formato. In inglese. In inglese? Io un modo che uso, che ho capito che funziona, è soggetto, chi è? Vestiti, com'è vestito? Virgola. 2 punti e poi spiego. Ok. Poi la scena com'è fatta? No, ma scrivo proprio soggetto, 2 punti e metto quello che voglio. Sì. Poi gli dico a capo la scena, l'inquadratura, il testo, gli puoi dire che testo deve esserci dentro. Ok, tu adesso ho messo la virgola qua. Questo era proprio di base. No, ma la virgola le puoi usare, non è che vi è vietato usare le virgole. Le riconosce? Sì. Questo è come lo faccio io, non è come bisogna farlo per forza, non c'è un prompt ufficiale. Non esiste. Esiste come tu riesci a trovare una linea giusta per i tuoi prompt. Ok.
Ok. che possono andare bene per Flux e poi magari non vanno bene per un nuovo video, che devi fare in un altro modo. Però magari lo stesso testo, scritto in modo diverso, con punteggiatura diversa, cambia l'immagine. Sì, anche se ripeti troppo una frase, ripeti troppo una parola, togli una parola, viene una cosa diversa, ne metti un'altra, te ne fa una roba, metti una parola che lui riconosce di più, te la fa e poi non ti cambia più nient'altro perché quella parola è più forte di tutte le altre. Sono tante generazioni da fare, È da provare. Per arrivare a una bella immagine, nonostante Flux sia molto buono, servono decine di generazioni, se non centinaia. tentativi. Sì, almeno io sono un pignolo. Ci vuole un po'. Se uno allora, le prime generazioni rimane stupito di quello che viene fuori e quindi magari dici, bellissimo, mi va bene così. Dopo un po' che generi dici, non è quello che stavo E cercando. come faccio a capire quale parola, quale frase correggere? Tentativi? In base a quello che viene fuori. Allora, facciamo una prova. Allora, capisco che tanti non sanno bene l'inglese e non è semplice fare delle spiegazioni Traduttore. precise. Ecco, quello che consiglio io è questo traduttore. Andiamo su questo sito che si chiama DeepL, che è basato sull'intelligenza artificiale, anche questo. Qui diciamo inglese. No, aspetta, rileva lingua. Sì, tanto poi lo capisce quando scrivi. Inglese americano, fagli, perché sennò diventa troppo... Ok. Troppo raffinato. Poi ovviamente se uno sa bene l'inglese non deve venire qua su, però capisco che tanti, ma anche perché i vocaboli e come vuoi metterli giù non è che sempre ti vengono in testa precisi. Cosa vorresti fare? Mi ho preso così all'improvviso. Scrivi intanto soggetto. Ripeto, è così come lo faccio io, non è detto che sia perfetto per tutti, però io mi trovo bene. Scrivi soggetto, 2 punti, punto e virgola a capo. 2 punti. Andiamo sul banale? Vuoi fare una cosa... Dai, vediamo un po' Allora scrivi una ragazza 30 anni, dai, diciamo. a capo. No, fai virgola, di che colore capelli? Rossi. Capelli rossi, magari diciamo mossi, poi virgola, occhi verdi, virgola, Qua gli spazi sono importanti? No. ma scrivi Basta quello con che la devi. grammatica giusta, lentiggini, virgola, Questo è il tuo stile di donna? Occhiali? corpo atletico, Sembra annuncio di un... cercasi, Cercasi. evitiamo cose, Si potrebbe fare di tutto. si potrebbe però fare evitiamo. tutto, si potrebbe fare tutto. Va bene così, vediamo cosa genera. Ok, intanto. punto a capo, vestiti, fai anche un po' più di spazio, ok, vestiti. Ah, perché lei te la genera senza... come vuole lui? No, così farebbe quello che vuole lui, invece dobbiamo dirgli Ah, vestiti. vestiti. Allora, li mettiamo Dove la vogliamo mettere? una sta giacca di pelle gialla, ragazza? Casual. virgola, E sopra ci siamo. una maglietta bianca, Ah, sotto, giusto? Un maglietta. una maglietta. Ma non basta scrivere maglietta o una maglietta. Sì, ma devi parlargli come una persona. Più gli dici, poi non è detto che sia così preciso, però più gli dici le cose dettagliate, più riesci a gestirle meglio. Facciamo i pantaloni? O facciamo solo mezzo No, busto? facciamo mezzo busto. Facciamo mezzo busto. E gli Ma diciamo devo dirgli che facciamo mezzo busto. virgola, poi glielo diciamo dopo. Virgola, occhiali, virgola. Da sole o da vista? No, lasciamo, se no ci perdiamo gli occhi verdi. Sai, giustamente. E mando di dirglielo? No, se metti occhiali non li fa da sole. Occhiali. Se vuoi dirgli la montatura, No, stiamo sul generico. virgola, orecchini pendenti, braccialetti, diciamo così generico, perché secondo me la cosa ideale è partire da un prompt e poi aggiungi dettagli e li togli man mano che viene fuori, perché non verrà mai fuori quello che hai in testa subito. Location. Punto, sì, poi i punti sono... Sono importanti? No, io sono pignolo, ma queste cose non le guarda neanche. Fai scena, i punti. Allora, dove vogliamo ambientare Facciamo questa cosa? un po' di natura, un po' di bosco, un prato. Finlandese, in primavera, con una casa in legno sullo sfondo e un lago, parcheggiata una motoslitta. Ma è primavera. Beh, ma è che li tolgono dal mercato. Una bicicletta, che usi in motoslitta. È Ma primavera. fagli fare cose strane, no? Già stiamo andando nel semplice. Davanti a casa? Nel portico. Parcheggiata nel portico una motoslitta. Ci avrei messo una canoa, siamo al lago in primavera. Che si fanno motoslitta? Una canoa sul lago? Dai, sì. No, lascia la motoslitta. E con la canoa? Sì. Tanto non prenderà nulla di tutto questo. Con un lago, con una canoa, scrivi. Ma la canoa è sul lago o... Con una canoa. Come una canoa? Vediamo cosa fa. Che ti fai più problemi di lui. Certo. Ma tu lavori per Flux. Mi capi? Vai a capo e digli shoot, perché sennò non lo traduce bene. Allora, digli è una foto realistica, close up, mezzo busto, digli a fianco. Il soggetto Ah, qua siamo in penitenziario. si tocca i capelli con una mano, con la mano destra. Appuntato, scriva. Con l'altra mano usa il telefono, lo smartphone.
Al telefono. Siamo in Finlandia, una bella giornata, primavera. Una canna da pesca, vai. Allora, dove c'è atletico, metti virgola, sorride. Dove c'è pesca, dopo il punto, sorride in camera. Sorride guardando la camera. Vai in fondo, scrivi testo, 2 punti. Sulla casa c'è un'insegna sopra la panca di pelle di pollo con scritto. Sì, tanto comunque poi in inglese. No, è una punteggiatura importante. Mi insegna? Allora, aperte virgolette, proviamo a dirgli ConfUI proprio, tutto in maiuscolo. Allora, adesso i 2 quadratini copiamo. Facevi prima. Torna di là. Certo che fare un video è devastante, non so come fai a fare un sacco di video. Adesso clicca nello spazio vuoto, fai CTRL A. Ok, adesso incollalo dentro. Togli l'ultima parte che aggiunge sempre lui, che non ce ne frega, e abbiamo il nostro prompter. Ora, siccome comunque prende risorse, blocchiamo OBS che sta registrando, facciamo generare e vediamo cosa viene fuori. Proviamo. Ok, perfetto, ha finito di generare, ci ha fatto più o meno quello che volevamo noi. Manca la canna da pesca. Ci ha fatto un cazzo di quello che volevamo, vabbè. Però questo è normalissimo, quindi non pensate che basta una generazione per avere quello che volete. La ragazza c'è più o meno. La mano è giusta, anche se vabbè, l'indice potrebbe essere nascosto dietro. L'importante sono le mani le fa sempre sbagliate. Un po'. Flax invece ha portato le mani fatte bene, però può capitare le volte che fa cose strane. ConfUI ha scritto? No, non ha scritto niente. Ha provato a scriverlo sulla collanina. Vabbè, è prospettiva, la casa è sfocata. Ci ha fatto una motoslitta canoa. Sì, ha cercato di scrivere qualcosa, però ovviamente adesso basta riprendere il prompt, tornare di là, sistemare le cose e pian piano si arriva a quello che si vuole. Però ha fatto una canoa motoslitta qua. Se si vuole fare uno stile in particolare, ci sono i LoRa. Cosa sono i LoRa? Sono questi micromodelli che si aggiungono di qua, torna di là. Se vuoi aggiungere anche il LoRa, lo devi mettere fra il caricamento del modello e il model sampling flux. C'è già questo nodo del LoRa, basta che colleghi questi 2 model. Ok. Quindi collega il modello LoRa al modello del model sampling flux. Che hai già fatto? No, non è già fatto. Ah, perché ci passa sotto? Sì. Alle volte ti frega. Lì devi collegarlo. Aggiumma lì. Semplicemente così. Sì, ma è andato. Ok, adesso io ho già dei LoRa dentro. Per esempio, adesso ho selezionato realism, che aggiunge un po' di realismo. Sì. Ma per farti un'idea di cosa sono i LoRa, puoi andare su questo sito. Allora, questo è CVTI. Qua puoi scaricare i modelli in generale, che siano tipo Flux, che siano modelli ControlNet, anche Workflow puoi scaricare. Tutto c'è qua dentro. Per capire cosa, vai su, c'è il filtro e qua selezioni quello che serve. In questo caso noi serviva il LoRa per Flux, che è già selezionato. Ok. Altrimenti se uno serve qualcos'altro cerca in base a quello che gli serve. Ovviamente il LoRa per Flux vanno con Flux, il LoRa per Stable Diffusion vanno con Stable Diffusion, è tutto legato alla versione, cioè non posso fare un LoRa di Flux che va con Stable Diffusion 3.5, sono 2 cose diverse, sono sempre LoRa ma vanno in base ai loro modelli. E questo dà lo stile? Questo dà una serie di cose. Ovviamente prima di tutto, se siete in un contesto dove non potete vedere le cose not safe for work, cliccate l'occhiolino e togliete le impostazioni che possono dar problemi. Adesso è impostato così. Allora noi possiamo dirgli, per esempio, a te che stile può piacere, vuoi fare per esempio questo LoRa qui ti fa l'outfit stile Gundam, quindi a te basta mettere questo LoRa per usare la parola che ti dicono loro, perché non sempre c'è una parola ma potrebbe esserci, sì. E dopodiché ti fa già le immagini con i Gundam senza che tu devi stare a sbatterti più di tanto, ti fa già le cose così. Vedi che qua a fianco ti dice che è per Flux 1. Però devo scaricarlo questo lo scarichi dall'iconcina e caricarlo su il nodo LoRa. Sì, ma per fartelo vedere lì apri la cartella di ConfUI, vai in ConfUI proprio, vai in Models sempre, poi se uno si fa i collegamenti hai già le cartelle senza dover entrare ogni volta. Ok. In LoRa's anche qua puoi creare delle cartelle dedicate a Flux, dedicate a quello che vuoi, e qua buttarci LoRa dentro e poi posso rinominarli e capire cosa sto facendo. Esatto, sì. Io in questi casi non ne ho su perché l'abbiamo appena fatta questa cartella, ma mettiamo caso, vuoi provare questo? Uguale. Scaricalo. Qua sotto puoi vedere i dettagli del modello. Se scendi giù ti dicono: allora ricordati di usare come parola Gundam o RX78 per fare in modo che ti prendi gli effetti. Te lo dicono loro e consigliano di usare il LoRa fra 0.6 e 1. Se tu torni su ConfUI,
Questi valori che parlano loro è questo, lo straight model. Ti dicono fra 0,6 e 1 in base a come sta andando. Adesso qua ti fa vedere che noi abbiamo quello, ma se tu schiacci sul menu non ci sono l'ora, perché questa cartella la cartella nostra attuale non ne ha. Ha già finito, ok. Quell'ora che ti ha finito, mettilo in quella cartella là. Ok, l'abbiamo messo qua, e vedete nella cartella dei l'ora abbiamo solo un l'ora, ma volendo si potrebbe fare la cartella per dividere fra i vari modelli. Adesso là dentro devi fare R in ConfUI, così te lo vede. Vai nel menu e adesso te lo vede, puoi caricarlo. Però come diceva prima, se tu non gli metti qua la parola giusta, funziona lo stesso, però non ma funziona meglio se qua gli scrivi ragazza con la tuta di Gundam. Ok, una cosa interessante è quando vedi la I in questo sito, è perché hai le informazioni, quindi se clicchi sopra puoi copiare il loro prompt completamente e da lì parti, puoi fare la tua immagine. Ma alle volte è proprio giusto mettere la parola, vedi che è RX78 Gundam e poi il resto lo mettete come volete voi, in questo caso. Poi negli altri in base alle generazioni che fate. Allora proviamo. Ma basta a caso o nel soggetto? Secondo me nel soggetto, nella appena parte, ok. E i settaggi però? Ma uno va bene. Sono tutte quelle impostazioni che puoi andare a modificare tu in base alle generazioni che fai. Una cosa che può essere interessante è che torna lì, con i nodi base, zoom, clonalo, spostalo qua sotto. Adesso da lì lo fai entrare qua, esatto, no, sempre in entrata, e l'uscita va al mod. E così hai due l'ora. Perciò tu potresti scaricare un altro stile. Esatto, a quel punto qui vai a modificare lo straight model e il prompt poi devi fare attenzione perché avrà la sua parola probabilmente e la cosa inizia a complicarsi, inizia a mettere più cose, uscire cose strane. Però questo può essere utile se col prompt non arrivi proprio al risultato che vuoi, ti cerchi l'ora che lo fa e quasi sicuramente con l'ora fai l'effetto che vuoi. E adesso allora proviamo a fare la generazione qua, però sì, lascialo pure così. Allora, finito di elaborare, ma ovviamente fra tutti l'ora presenti sul sito è andato a scegliere quello che ha dato più problemi. Ho dovuto modificare il prompt perché non ne voleva sapere di fare un Gundam, quindi cambiato in vestiti gli ho detto di fare Gundam realistic vestita con una tuta, gli ho aggiunto un po' di Gundam, ma in realtà sarebbe da elaborare ancora, si vede che non gli piace questo mix di cose. Però devi essere preciso con la descrizione, devi farla come piace allora, oppure devi star lì a crearlo sulla base di quell'ora lì. Noi siamo partiti da un'altra base. Il risultato comunque, il risultato non è male, è una base, ovviamente uno non viene da pensare al Gundam, zooma bene, e questa qua ha qualcosa che può ricordare le tutte di quelle robe lì. Sì, a me ricorda il Gundam un po'. è da sistemare un po', dai. Però c'è scritto ConfUI giusto dietro, ci ha fatto la motoslitta, è tipo un anime live action, ecco. Sì, da un attimo però quelle ambientazioni da Finlandia c'è da roba post-apocalittico, ci sta. Allora abbiamo visto le basi, perché ovviamente non si può vedere tutto, è impossibile vedere questa web UI interamente in una sola giornata, anzi ci vuole un po' tutto questo, di pratica, di quanto hai capito? Insomma, è un attimo da perfezionarla. Allora, ma adesso il concetto ti è chiaro di che cos'è ConfUI? Un po' di più, sì, dai. Ok, che cosa sono i modelli per elaborare, ti è chiaro? Sì, per male sì. Ok, quindi sai che cos'è Flux. Se uno ti parla di Stable Diffusion è come Flux, cambiano un po' alcune dinamiche ma funzionano allo stesso modo. È da vedere un po', ci vuole un po' di tempo, dai, per capire i vari comandi o le varie... Quello sì, perché se non fai generazioni, non ne fai tante, non sì, è da sperimentare un po', in effetti. Cioè io per ogni immagine, per esempio le immagini che metto in copertina, faccio decine e decine di generazioni, perché per arrivare a quello che voglio io sto finché non arriva. Però è uno strumento, secondo me, questo formidabile, interessante. Da superficie, hai visto? Tutto quello che si può fare è quanto uno sta su e quanto vuole personalizzarsi il workflow, perché tu puoi prendere tutto questo, copiarlo e rifarlo sotto, e sotto poi metti altre impostazioni, altre robe, altri prompt, e quando fai QI lui ti fa più elaborazioni insieme, sempre sulla stessa immagine. Oppure se tu da qui esci e gli dici upscale image, c'è anche, zoom lì, incluso l'upscale, quindi puoi dirgli aumentamelo di questa dimensione l'immagine, e lì poi si crea tutto un altro workflow. Però
l'upscale così non viene bene. Gli upscale fatti bene sono altri, sono nei workflow che trovate tra quelli che ho fatto, sono più pesanti ma danno risultati migliori. Bello. E poi pian piano si iniziano a creare workflow per conto proprio, oppure aggiungere pezzi che servono. Devo provare un po' a sperimentare. Okay. Tu hai la 3070 giusto, con 8 giga? Sì. Però io con la 2070 con 8 giga riuscivo a elaborare, basta che ottimizzi. I tempi di elaborazione? Allora, con la mia, come hai visto adesso, ci mette qualche impostato così con 40 step, quanto ci abbiamo messo? 1 minuto e mezzo. Ok. Con questa risoluzione. Con la tua qualcosa in più, 2 minuti e mezzo. Tempi comunque accettabili, sì, non è che ma la differenza è sempre calcolata in secondi. Quando ci generi le immagini non è mai da 5 a 20 minuti. Invece generare video, generare magari prima l'anteprima e poi se ti piace procedi. Se tu qua nel workflow che ho fatto io, ma comunque chiunque lo fa, questo lo disability, ti fa solo il preview. Ah, ok. Però non ti cambia niente, perché comunque sia l'elaborazione l'ha fatta. Ah, non è che con... No, non alleggerisce niente. La preview non è alla qualità del salvataggio, però quello che l'elaborazione tutto esatto, occupa il suo peso. L'elaborazione è quello che pesa di più e quello la devi fare. Puoi diminuire gli step, fai meno step, per esempio per prove ne fai sui 20, quando trovi la linea che serve a te, allora aumenti tutti i valori, e l'immagine non cambierà di tanto. No, aumenterà di qualità e magari però ti aggiunge dettagli che non volevi. Sono cose da provare. È da provare, tutto un po' così, inaspettato allora. Esatto. Allora niente, ti ringrazio per aver fatto il video, spero che sia stato utile un po' a tutti per le domande che hai fatto, per le cose che abbiamo visto, e magari potremo fare anche un'altra guida qualche altro giorno. Si vedrà, dai. Va bene. Ora ti saluto. Saluto tutti, alla prossima eventualmente. E si conclude qui questo video che è durato veramente tanto e che ho dovuto dividere in parti perché mi spiaceva tagliare dei pezzi oppure ridurlo in modo eccessivo. Spero sia piaciuto questo nuovo tipo di video perché mi piacerebbe farlo anche con altre persone, dato che vedere queste interfacce con persone che non le usano tutti i giorni permette di fare domande e dare risposte che solitamente io non riuscirei a fare da solo. Come dicevo all'inizio, perché molte cose le do per scontate o non ci penso proprio e vado oltre. Se vi è piaciuto scrivetemelo nei commenti e ricordatevi di iscrivervi, così almeno seguite anche i post che metto ogni tanto sulla parte blog, ma ricordate sempre che c'è il server Discord dove questi argomenti possiamo trattarli in modo più avanzato, ci sono tanti canali con vari argomenti. Se volete supportatemi su Patreon in modo da far crescere questo canale e magari fare sempre più video nuovi e diversi come quello di oggi, e ci vediamo allora alla prossima guida. Ciao!